Brasil è uno dei film più complessi e geniali mai realizzati sulla società contemporanea e sul concetto di libertà. L'ispirazione viene da quello che è forse il più grande romanzo distopico, 1984 di George Orwell. Il titolo provvisorio del film, infatti, era 1984 e mezzo, omaggio simultaneo a Orwell e a Fellini, uno dei registi più amati da Terry Gilliam. Gilliam, che oltre a essere regista era stato il creativo visuale del gruppo dei Monty Python, nasce come animatore e tutti i suoi film hanno una caratteristica visuale che rimanda al mondo dell'animazione. Le ambientazioni sono fantastiche, le storie sono simili a favole, i personaggi sono grotteschi, le scenografie sono irreali. Il film, scritto da Gilliam insieme a Tom Stoppard e Charles McEwan, è il secondo della cosiddetta trilogia dell'immaginazione, completata dal precedente I banditi del tempo e dalle avventure del barone di Munchausen di 3 anni dopo. Tutti e tre i film raccontano della fuga da una società opprimente. All'inizio del film si parla di una generica ambientazione nel XX secolo, ma quello che Gilliam crea è un mondo che mescola tecnologie, mode, stili, architetture degli anni 30 e 40 con un ipotetico mondo futuribile dominato dalla tecnologia e dalla burocrazia, in cui la scienza e la meccanica sono quelle immaginate dalle riviste popolari uscite fra le due guerre. Non è un film ambientato nel futuro, come possono esserlo tanti altri film di fantascienza, è un po' come se il film ricreasse il futuro immaginato da un autore di fantascienza di 80 anni fa, che descrive come sarà il mondo alla fine del Novecento. Per questo, a proposito di Brasil, si parla di retrofuturismo. È anche uno dei film fondanti di quello che verrà in seguito definito lo stile steampunk, che combina tecnologie anacronistiche all'interno di un'ambientazione storica. Per usare le parole di Gilliam, possiamo pensare al film come a una descrizione condensata di tutto il XX secolo in un luogo che racchiude tutto l'Occidente. Brasil parla del passato, del presente del 1985 e più ancora di quello odierno. È una trasposizione di 1984 in un mondo in cui non è più la dimensione totalitaria ad essere prevalente, ma è quella burocratica. Mentre Orwell critica le strutture di potere totalitarie prendendo lo stalinismo a riferimento e descrive un controllo della società che passa attraverso il controllo delle azioni e delle menti, in Brasil il totalitarismo si manifesta soprattutto attraverso la burocrazia. I toni apocalittici del romanzo di Orwell lasciano il posto a dei toni da commedia nera che uniscono il cinema fantastico con lo spirito satirico, corrosivo, che Gilliam riprende dall'esperienza con i Monty Python. Lo stile è da comica slapstick, caricaturale quasi da cartone animato. Anche se già nei suoi primi lungometraggi da solo o in gruppo Gilliam aveva dato dimostrazione del suo stile originalissimo, è con Brasil che si colloca definitivamente tra i più grandi registi visionari della storia del cinema. Brasil ci mette davanti agli occhi alcuni presagi inquietanti di ciò che la nostra società è diventata. Quando uscì era una satira distopica del mondo occidentale. Oggi, dopo 35 anni, è diventato un film profetico e anticipatore di molti aspetti della nostra società dominata da una tecnologia sempre più oscura e intangibile, in cui le possibilità di sfuggire al controllo sono sempre più ridotte. Gilliam stesso non lo definisce un film di fantascienza, come viene di solito descritto, ma piuttosto una satira sul mondo contemporaneo, una rappresentazione caricaturale in cui sono descritte situazioni già ben presenti all'inizio degli anni Ottanta. Il terrorismo unito alla strategia della tensione, le dittature che fanno dei rapimenti e della tortura gli strumenti principali della repressione, come in Sud America per esempio, la burocrazia imperante a tutti i livelli, il consumismo che si basa su una concezione edonista e narcisista della vita. Alcune delle realtà che Brasil prefigura in modo grottesco dominano il mondo di 30 anni dopo. La perdita dei rapporti interpersonali, gli schermi onnipresenti, la burocrazia che invade ogni settore, le violazioni continue della privacy, ma anche la chirurgia plastica e i videogame. Oggi Brasil è riconosciuto come il capolavoro di Terry Gilliam e rimane ancora oggi la miglior trasposizione dell'incubo orwelliano. In realtà anche un altro spunto diede l'ispirazione a Gilliam per il film.
e fu la lettura di un documento sull'Inquisizione spagnola che descriveva minuziosamente i costi che ogni persona sottoposta ad interrogatorio e processo doveva pagare, compreso il costo delle torture che gli venivano inflitte. Gilliam vide una folle logica burocratica in tutto questo, analoga ai milioni di ore di lavoro che nella società contemporanea vengono quotidianamente spesi in procedure burocratiche imposte ai cittadini e dagli stessi pagate attraverso le tasse. Tutto il film è la rappresentazione di un inferno burocratico. Il vero antagonista non è una persona, ma un meccanismo. Il mondo di Brasil è labirintiforme e claustrofobico. La burocrazia ipertrofica, fatta di montagne di scartoffie e di ricevute, è rappresentata come un organismo gigante fatto di tubi e collettori per mostrare fisicamente la sua pervasività in tutte le sfere dell'esistenza, dal lavoro alla casa al tempo libero. La tortuosità, l'inutile complicazione dell'apparato burocratico nasconde innanzitutto un apparato di controllo. Max Weber ha definito la burocrazia come il mezzo più razionale che si conosca per esercitare un controllo imperativo sugli esseri umani. Burocrazia che non risolve i problemi, ma che anzi li crea per poter continuare a giustificare se stessa. È una macchina che si autogiustifica e si autoperpetua. Possiamo definire la burocrazia come la dittatura della forma sulla sostanza. L'accumulazione di dati e il loro controllo sono il fondamento dello Stato e la sua attività più importante, dalla quale dipende tutto il sistema. Ma un refuso di stampa può decidere della vita o della morte di un cittadino. Nella burocrazia è insita la disumanizzazione. L'individuo è ridotto a dossier. La burocrazia è un sistema intrinsecamente dittatoriale. La democrazia viene rimpiazzata dalle procedure. Il burocrate perfetto è equivalente al soldato che obbedisce agli ordini senza discuterli e non si pone mai il problema della opportunità o della moralità delle procedure da seguire. Il bravo burocrate si preoccupa solo del proprio interesse ed è disposto a qualunque sotterfugio per evitare di affrontare i problemi. Il male si nasconde dietro la rispettabilità dei padri e mariti esemplari come Jack Lint, che è stimato e rispettato perché obbedisce senza discutere alle direttive che gli arrivano dall'alto. Non gli interessa se il suo compito alla fine è quello di torturare e uccidere. Come nel capolavoro di Orwell, uno dei temi principali è il perenne stato di minaccia terrorista. Naturalmente Gilliam, come tutti gli abitanti della Gran Bretagna, aveva vissuto una lunga stagione di attacchi terroristici dell'IRA a partire dal 1969, anno in cui anche in Italia prende il via la stagione degli anni di piombo. Ma in Brasile il terrorismo è qualcosa di cui non vediamo mai gli artefici. Non sappiamo se esista veramente o se non sia invece un modo per giustificare il continuo verificarsi di malfunzionamenti ed esplosioni. Potrebbe anche essere un terrorismo di Stato creato per mantenere una condizione di paura e rifugio sotto l'ala del potere, un genere di strategia politica che si è vista più volte in vari paesi, per esempio dopo l'11 settembre, con una minaccia islamica a volte costruita e sfruttata per giustificare la sorveglianza diffusa e costante sulla popolazione, gli attacchi alla libertà di stampa e la repressione fino agli arresti di massa e alle torture. Il controllo dell'individuo si fonda sulla paura. Gilliam preconizza un mondo in cui il falso domina tutto, basti pensare alla satira sulla chirurgia plastica che allora sembrava un'estremizzazione mentre oggi è stata raggiunta e superata dalla realtà quotidiana. Siamo di fronte ad un mondo fasullo, artificiale, in cui la natura non esiste se non nei cartelloni pubblicitari. Gli orrendi casermoni dove la gente è costretta a vivere hanno nomi altisonanti che richiamano luoghi fiabeschi, tipo Shangri-La. Anche il cibo viene trasformato in una finzione, in una pura simulazione in cui la raffinatezza dei piatti è solo nei nomi e a tutti viene servita la stessa sbobba inguardabile. Di pari passo abbiamo una tecnologia inutilmente complessa e inefficiente. La disumanizzazione, la omologazione dell'individuo, la dittatura della burocrazia, tutto contribuisce a creare un ritratto da incubo della società moderna. Tematiche che ci ricollegano non solo ad Orwell, ma anche ad altri autori come Franz Kafka. La burocrazia non ammette i propri errori e nel farlo ne genera di nuovi.
L'efficienza è accettata solo quando è apparente. Il tecnico del riscaldamento Tuttle, rapido, efficiente, competente, è visto come una minaccia perché rifiuta di adattarsi ai formalismi della burocrazia. Tuttle mostra l'inefficienza, l'incompetenza, la lentezza del sistema e per questo è considerato un terrorista. Che le istituzioni reagiscano in questo modo contro chi mette allo scoperto i paradossi e le distorsioni dei sistemi di potere è qualcosa che non fatichiamo a riconoscere nella nostra realtà contemporanea. All'inefficienza corrisponde naturalmente il malfunzionamento dei sistemi. Tutto sembra funzionare male o guastarsi all'improvviso. Solo la repressione è efficientissima perché c'è in gioco la conservazione del sistema. L'adattamento a questo tipo di società è prima di tutto la rinuncia a stabilire dei legami e delle relazioni autentiche con il prossimo. La società di Brasile è costruita da un lato sui legami di convenienza, dall'altro sull'indifferenza e sull'isolamento. Gli schermi televisivi sono onnipresenti, in casa, nel bagno, in ufficio, per strada. Se sostituiamo i televisori del film con i cellulari o i tablet, ci ritroviamo nella realtà di oggi. Gilliam aveva previsto tutto, perfino le suonerie insopportabili. In una simile società, fantasia e immaginazione non possono avere cittadinanza. Sam diventa un rivoluzionario agli occhi dello Stato perché è un sognatore e un romantico, ma la fuga dal reale attraverso il sogno si rivela inevitabilmente un fallimento. La fuga che Sam sogna è una fuga da se stesso. Inconsciamente si rende conto di essere colpevole dello stato di cose esattamente quanto il cinico Jack Lint o il signor Helpman. E quando nel sogno riesce a uccidere il samurai, scopre che ciò che dava vita al mostro non era altro che lui stesso. Il suo desiderio di combattere contro la società in cui vive si scontra col suo essere ingranaggio dello stesso sistema che lo opprime. Il conflitto fra individuo e società è uno dei temi centrali del pensiero moderno. Vediamo a questo punto 3 punti di forza del film. Prima di tutto l'ambientazione scenografica, un tripudio di invenzioni visive che pescano elementi dal cinema espressionista, dal noir degli anni 40, dai cartoni animati. Brasil è una galleria infinita di citazioni e omaggi al cinema. Da Casablanca ai fratelli Marx, a Buster Keaton, a Chaplin, a Wells, a Disney, a M e Metropolis di Fritz Lang, a Otto e mezzo, a Vertigo di Hitchcock, ma anche a film più recenti come Arancia Meccanica e Blade Runner, passando naturalmente per la corazzata Potionkin. Le scenografie di Norman Garwood e Maggie Gray conquistano svariati premi e una candidatura all'Oscar. Un altro punto di forza è nel contrasto che il film sa creare fra la grigia società burocratica del controllo e il tentativo di fuga attraverso la fantasia, l'immaginario e il sogno. Contrasto sottolineato dalla colonna sonora basata su Acquarella do Brasil di Ari Barroso. Il terzo punto di forza sono i 15 minuti finali, la sequenza onirica, assolutamente sconvolgente all'epoca perché non si era mai visto un finale così beffardo nei confronti degli spettatori. La fuga nel sogno si rivela fallimentare. L'unica fuga possibile da una simile società è nella follia. Il sistema vince sull'individuo. Se Brasil è uno dei film più coraggiosamente anarchici e visionari della storia del cinema, possiamo dire che il suo regista Terry Gilliam è stato un vero e proprio sovversivo del cinema. Quasi più surreale del film è infatti la storia delle difficoltà che Gilliam dovette affrontare alla sua uscita. Siamo nell'estate del 1985, Brasil è già uscito in Europa da mesi e la Universal, che aveva coprodotto il film per distribuirlo in Nord America, si rifiuta di farlo uscire così com'è, sostenendo che è troppo lungo, troppo cupo e complicato e che c'è bisogno di un lieto fine. In pratica vogliono trasformarlo in un filmetto qualunque che sarebbe stato cancellato dalla memoria dopo pochi mesi. Viene preparata una versione tagliata del film con un finale alternativo in cui Sam e Jill riescono a scappare insieme e l'amore trionfa, per così dire. Naturalmente Gilliam si oppone
e per mesi l'uscita del film in America rimane bloccata. La cosiddetta battaglia di Brasil, una specie di Davide contro Golia in cui Gilliam si contrappone ai dirigenti di una major potentissima come la Universal, con il rischio di non riuscire a farsi più finanziare un film a vita, è qualcosa che si era già visto in precedenza e i registi ci avevano sempre rimesso le penne. Esasperato dalla situazione, Gilliam si gioca il tutto per tutto e compra un'intera pagina di Variety per pubblicare un annuncio rivolto a Sid Sheinberg, il produttore che stava bloccando il film, scrivendo: "Caro Sid Sheinberg, quando ha intenzione di far uscire il mio film, Brasil, firmato Terry Gilliam". Uno show televisivo lo invita per un'intervista e quando gli chiedono: "È vero che sta avendo problemi con la Universal?", Gilliam risponde: "No, ho problemi con questo signore qua, Sid Sheinberg", e mostra la sua foto in diretta. Nel frattempo il film in Europa sta avendo un enorme successo. Una università di Los Angeles chiede a Gilliam di poter presentare degli estratti del film in proiezioni private. Gilliam chiede alla Universal: "Posso far vedere degli spezzoni del film?". La Universal dice: "Sì, se sono proiezioni private va bene". Gilliam a quel punto dice: "Beh, non mi hanno detto quanto lunghi devono essere questi spezzoni". Quindi fa proiettare il film integralmente per giorni e giorni. Alle proiezioni assistono alcuni critici e il film viene premiato dall'Associazione dei critici cinematografici di Los Angeles come miglior film, miglior regia e miglior sceneggiatura dell'anno, facendone un possibile candidato agli Oscar. A questo punto la Universal è costretta a far uscire il film. Alla fine la battaglia per Brasil fu una specie di trasposizione nella realtà della trama del film, con un uomo solo che combatte contro un sistema inespugnabile, con la differenza che nella realtà Gilliam ha vinto contro Hollywood. Passando al cast, partiamo da Jonathan Pryce, l'antieroe per eccellenza. Il suo Sam sogna di essere un eroe, ma sembra più uno Stan Laurel che cerca di improvvisarsi detective che non il classico eroe cinematografico. Non parlo solo della rassomiglianza fra i due, ma lo stesso nome di Sam Lowry è un chiaro riferimento a Stan Laurel. E come in una comica di Stanley Olio, tutto ciò che Sam cerca di fare finisce in un disastro per se stesso, ma soprattutto per chi entra in contatto con lui, come Jill Layton, che finisce uccisa, come sappiamo. Jill Layton è interpretata nel film da Kim Greist, attrice che viene ricordata soprattutto per questo ruolo e si dice sia stata molto criticata da Gilliam per la sua performance, tanto che molte scene dove era presente furono tagliate. Ian Holm, diventato famoso come l'androide di Alien, interpreta qui il signor Kurtzman, il prototipo del burocrate meschino ed incapace che vive nel suo misero mondo fatto di moduli, di beghe fra dirigenti e di piccole rivalse sui sottoposti. Bob Hoskins, eccellente come sempre, e poi Michael Palin, anche lui come Gilliam, componente dei Monty Python, scelto per il ruolo del torturatore Jack Lint perché, a detta di Gilliam, è una delle persone più simpatiche e piacevoli che si possano incontrare e quindi perfettamente in dissonanza con il ruolo. Infine, De Niro, nel ruolo forse più originale della sua carriera, una parte minore che l'attore accetta subito anche se avrebbe voluto interpretare il ruolo di Jack Lint. Gilliam lo rende praticamente irriconoscibile e questo è un fatto quasi unico considerando che De Niro all'epoca era la star più famosa e richiesta del cinema mondiale. Per concludere, anche se il film è tutto straordinario, cito 3 momenti in particolare. L'apparizione del tecnico clandestino Tuttle, che è insieme un capolavoro di umorismo e di suspense. Poi l'incontro fra Sam e la vedova Battle con la bravissima Sheila Reed. Gilliam blocca la macchina da presa per quasi 2 minuti sul primo piano della donna, il cui sguardo si riempie via via di lacrime mentre Sam parla dell'assegno di rimborso. Una scena agghiacciante in cui sentiamo tutto il contrasto fra un mondo fatto di apparenza e la realtà delle cose. E infine la scena della tortura. Per girare la famosa carrellata all'indietro che rivela la camera delle torture, qualcosa che ancora oggi toglie il fiato a chi la vede per la prima volta, la ripresa venne fatta a 1/6 della velocità normale per risultare poi accelerata in proiezione. Quindi gli attori si dovettero muovere 6 volte più lentamente di quanto vediamo. Tutto questo a 12 metri di altezza su una piccola piattaforma costruita per l'occasione in una delle torri della centrale elettrica di Croydon.
L'obiettivo usato in questo e in altri momenti del film era il primo super grandangolare a distorsione ridotta e in Brasile diventa un tale marchio di fabbrica che ancora oggi nel gergo dei cineasti quell'obiettivo viene chiamato il Gilliam. Ma tutta la scena è una sequenza di momenti memorabili, dalla maschera di bambolotto che nasconde Jack Lint agli strumenti di tortura in cui appare anche un ciuccio, creando un contrasto fortissimo tra la dimensione del gioco infantile e la crudeltà di ciò che sta per succedere. Grazie, mi raccomando, se il video vi è piaciuto cliccate sul like, se volete iscrivetevi al canale per essere informati sui nuovi video e vi do appuntamento al prossimo classico del cinema. Un saluto da Andrea.